Oggi ragazzi osserviamo da vicino questa Golf, che potrebbe sembrare la solita, che ormai è diventato un classico, ma oggi osserviamo un modello che non conosciamo così bene. Stiamo parlando della Volkswagen e-Golf. La Volkswagen e-Golf è stato uno dei primissimi modelli elettrici a emissioni zero ad entrare nei listini italiani diversi anni fa. È assemblata sulla stessa linea di produzione delle sue sorelle a motore termico, ma con una sostanziale differenza: motore e cambio vengono meno, sostituiti con un propulsore elettrico e batteria al posto del serbatoio di benzina. Per sfruttare appieno gli spazi, la batteria trova anche alloggiamento nel tunnel centrale. La batteria è di 35,8 kWh, pesa 315 kg, alimenta il motore elettrico da 100 kW che sta sotto il cofano. La e-Golf è a trazione anteriore, sviluppa una coppia di 294 Nm e ha 136 cavalli. Lo scatto è da elettrica, paragonabile alle sorelle sportive, fa da 0 a 100 in 9,6 secondi. La velocità massima è limitata a 150 km/h, anche se in autostrada arriva comodamente ai 160. L'autonomia poi di questa vettura si aggira attorno ai 300 km, anche se nell'uso reale sarà difficile riuscire a superare i 250, un valore comunque nella media delle auto elettriche che hanno una batteria così piccola. Per ottimizzare i consumi presenta cerchi in lega lenticolari da 16 pollici, progettati appositamente per donare più aerodinamicità al veicolo. Sono abbinati anche specifiche gomme da 205x55 a bassa resistenza al rotolamento. Grazie a questa configurazione Volkswagen ha garantito a e-Golf un'autonomia di tutto rispetto. Oltretutto, per gestire meglio l'esperienza di guida, troviamo tre modalità: la Normal, Eco ed Eco Plus. Il cambiamento è abbastanza radicale, si depotenzia il motore a 70 kW quando si seleziona la modalità Eco. Con Eco Plus addirittura si arriva a depotenziare il motore fino a 55 kW, però diciamo addio a condizionatore e anche alle prestazioni. Le dimensioni di questa Volkswagen ricalcano quasi alla perfezione quelle della versione ad alimentazione tradizionale, la Golf 7. È lunga 4,25 m, larga 1,80 m, alta 1,62 m ed ha un passo di 2,62 m. Il bagagliaio è di 343 litri. In realtà quando lessi 343 litri sulla scheda tecnica me lo aspettavo piccolo, ma invece è abbastanza capiente, con i sedili abbattuti arriva a 1233 litri. Qui è presente il doppio fondo dove poter riporre kit di emergenza, cavetteria varia per la ricarica. Non sono presenti ruota o ruotino di scorta, ma il Volkswagen include il kit di emergenza con compressore e gel per riparare le piccole forature. A livello estetico, la Golf elettrica è caratterizzata da una linea blu che attraversa tutta la calandra e dei gruppi ottici, ovviamente a LED. Ma ora saliamo a bordo e vediamo gli interni. La prima cosa colpisce il grande colorato tachimetro Active Info Display che è dietro il volante, con anche funzioni appunto intelligenti, come ad esempio quella di monitorare il livello di energia utilizzato e rigenerato dall'auto in tempo reale. Puoi vedere la navigazione satellitare, i dati di marcia, la radio, lo smartphone. Il volante poi è in puro stile Volkswagen, in pelle, rivestito e ricco di pulsanti, tramite i quali è possibile andare a controllare ad esempio il cruise control adattivo, la radio e lo smartphone. Sulla destra poi è presente il piantone centrale con la leva del cambio vecchio stile, subito dietro freno a mano e auto hold che permette di bloccare le ruote in posizione quando l'auto è ferma. Poco sopra poi troviamo il Climatronic Bizona con la classica ghiera per la regolazione. Standard troviamo il classico climatizzatore, ma il modello che abbiamo qui oggi invece ha la pompa di calore, utile per risparmiare sull'energia. Alcuni studi infatti indicano che il risparmio potrebbe essere di circa il 30%, ovviamente nei periodi più freddi.
Opzionale poi con il Winter Pack i sedili riscaldabili e gli ugelli che sparano l'acqua calda sul vetro per evitare che si ghiacci. Più sopra poi troviamo il sistema multimediale con un display touch da 10 pollici che integra Android Auto, Apple CarPlay e tutte le funzioni relative al controllo dell'auto e della ricarica, andando ad esempio a programmare le ricariche e modificarne anche l'amperaggio. Il navigatore Volkswagen indica la presenza delle colonnine, traccia un'area che rappresenta i punti raggiungibili con l'autonomia rimanente. E a proposito di colonnine, l'auto è in grado di ricaricarsi in DC fino a 40 kW, quindi in un'ora fate un pieno al 100%. Poi, vabbè, le batterie non sono raffreddate a liquido, quindi un susseguirsi di ricariche in DC potrebbe comunque far dilatare un po' i tempi. E Golf ha una connessione persistente con il cloud Volkswagen. È possibile tramite l'app WeConnect andare a programmare le ricariche e controllarle in tempo reale, visualizzare i viaggi e i vari dati statistici. Ovviamente è presente anche la climatizzazione remota e vi dà la posizione dell'auto in tempo reale. Il collegamento iniziale è forse un pochino lento, andrebbe migliorato, ma rimane comunque uno strumento molto apprezzato. Lo spazio interno è buono, è omologata per 5, forse dietro in 5 si sta un po' stretti, ma però ha tutto, ha gli attacchi Isofix, il bracciolo centrale, le luci di cortesia, è una normalissima Golf e un appunto, se posso darlo, sui sedili che, cavoli, mi piacciono molto. Questi ad esempio sono in stoffa, non sono in pelle, ma devo dire che sono belli comodi e anche avvolgenti, no? Sono proprio belli. Ora facciamola partire e andiamo a farci un giro con il suo proprietario. Bene, eccoci all'interno di e-Golf con il suo proprietario Christian. Ciao Christian, grazie mille per l'opportunità. Hai scelto di prendere Volkswagen Golf, mi dicevi perché tu sei un golfista. Beh, allora è praticamente da quando ho la patente, da 18 anni che guido Golf, quindi prima la 4, poi la 6 e quindi come auto elettrica non potevo prendere nient'altro che la Golf, diciamo. Tu prima avevi un'auto GPL, quindi una Golf GPL. Sì. Nel momento in cui hai detto ok, devo cambiare le bombole, Ecco, devo controllare arrivati l'impianto, ai 10 anni, bombola, a sto punto, ragazzi, 10 anni di macchina e cambiamo. Ecco, cambiamo. Tra l'altro quest'auto veniva venduta a 40.000 euro, adesso invece è stata portata, prima che esca la ID3, a di listino, 29 più o meno. Di listino è quasi 29, poi ci sono gli incentivi vari, ci sono persone che l'hanno comprata con meno di 20.000 euro qualche mese fa. Allora, parliamo un po' dell'accelerazione. L'accelerazione si sente. Beh, allora, per me, io provengo da un'auto termica, cioè l'elettrico è un altro mondo. Sì, allora, diciamo che l'accelerazione c'è, l'accelerazione si sente e ne sono rimasto sorpreso perché altre auto simili non hanno forse questa accelerazione, perché anche altre auto elettriche che ho provato prima forse hanno un po' più di lag. Quindi in accelerazione, quando si preme l'acceleratore, qua arriva abbastanza nell'immediato, quindi direi che è assolutamente promossa. Per quanto riguarda un po' invece la guida, è la classica Golf, però devo dire che il baricentro, essendo molto basso, dona una tenuta di strada a quest'auto abbastanza interessante. Infatti anche in curva comunque la macchina rimane giù. Sì, una stabilità notevole. Ma il bello della Golf è che qualsiasi persona che sale è come se l'avesse sempre guidata. I sistemi di guida. Allora, l'auto è molto sicura, ha frenata di emergenza, cruise control adattivo che conosciamo benissimo, ha anche il mantenimento di corsia. Sì. E beh, c'è il blind spot, controllo dell'angolo cieco, retrocamera, sensori di parcheggio. Volendo si può mettere il parcheggio automatico. C'è tutto, cioè veramente
completa e non ha niente da invidiare con i modelli delle altre marche che sono usciti quest'anno. È un modello che già di base ha tutto. Nonostante l'imminente arrivo della ID3 con la fine produzione fissata per novembre del 2020, la e-Golf continua a vendere tanto. Pensate che in febbraio è stata la seconda elettrica più venduta in Europa, alle spalle di Renault Zoe. E devo dire che anche se è un'auto presentata ormai da qualche anno, la e-Golf può dare ancora tante soddisfazioni, soprattutto ora che il suo prezzo è stato tagliato parecchio. È passata da costare 40.000 euro a 29.000. Andando a sfruttare gli incentivi poi si vanno anche praticamente a pagare solo 23.000 euro e in caso foste fortunati ed accedere agli ecobonus regionali potreste risparmiare tanti altri soldi e portarvi ad un prezzo anche inferiore ai 20.000 euro. Facendo due calcoli è anche l'auto più conveniente da scegliere, tenendo conto anche del basso prezzo di acquisto e di minimi costi di gestione, e anche mettendola a confronto con la sua sorella a metano. Il video ragazzi termina qui, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Io continuerò a portare recensioni di auto elettriche e tanto altro, vedrete. Ditemi cosa ne pensate nei commenti qui sotto a questo video e anche in Telegram. Lì, oltre a me, troverete tante persone appassionate, possessori e non di auto elettriche. Siamo la più grande community di auto elettriche in Italia, quindi unitevi anche voi. Lasciate un like se vi è piaciuta Volkswagen Golf e anche per dimostrarvi il vostro affetto. Noi ci rivediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video alle 12 e ogni domenica per fare due chiacchiere in live. Ciao ragazzi, a presto!